Eccoci. Ok, siamo in live, sì. Insieme ripercorreremo un po' la storia di Eleonora, la sua carriera, che ritengo sia veramente meritevole di essere ascoltata, ad esempio per tutte e per tutti noi. E niente, Troppo gentile. lascio la parola a te. Sì, vabbè, mi presento appunto un attimo per chi non mi conosce. Io appunto sono Eleonora Rocca, sembro più giovane, ma in realtà ho 41 anni, quindi rispetto a probabilmente molti di voi sono un pochino più avanti con l'età. Ho totalizzato 20 anni di carriera professionale, ho lavorato per grandi multinazionali. Quindi ho iniziato in HP quando avevo 20 anni e poi sono andata a lavorare per Microsoft, per Roberto Cavalli, per tante grandi aziende. Ho sviluppato la mia carriera da Roma, dove dall'accento potete capire sono nata, poi Milano, dove sono passata, dovevo rimanere 6 mesi, invece poi sono rimasta 5 anni, e poi Londra, dove di fatto vivo e lavoro da adesso 8 anni e mezzo. Quindi sono quasi cittadina in realtà. E quindi poi a un certo punto, però, insomma, appunto, ho fatto ho ricoperto diversi ruoli in ambito sales e marketing. Sono arrivata fino ad essere, insomma, marketing manager, senior marketing manager, head of marketing e quant'altro. Quindi mi sono sempre occupata prima di sales e poi di marketing negli ultimi più di 12 anni. Dopodiché a un certo punto ho sentito la voglia di fare qualcosa di mio e quindi ho iniziato con una piccola agenzia di consulenza che ho aperto nel 2014 quando sono arrivata qui. No, in realtà facendo un passo indietro ho aperto il mio blog di moda e lifestyle che si chiama The Brunette Cupcake, vabbè, se lo cercate ancora lo trovate. È veramente antico, nel senso che è 2012, poi ormai non ci scrivo più, diciamo, in maniera regolare, però è da lì che è iniziata un po' la mia passione, la mia, se volete, carriera, no, nel digital. È iniziata un po' per caso, poi da lì sono iniziate le collaborazioni, poi ho iniziato a fare eventi fashion, facevo eventi da modi Sex and the City style, sempre molto al femminile, quindi vedi che poi piano piano, come diceva Steve Jobs, si collegano sempre tutti i puntini. E poi da lì invece è venuta fuori l'opportunità di fare appunto il Mashable Social Media Day, così si chiamava il mio evento ai tempi. Era un evento da cui ho preso, diciamo, la licenza ovviamente da Mashable, che penso conosciate come magazine internazionale. Sono stata contattata di fatto proprio dal team di New York, dal team che faceva questa cosa che si chiamava marketing esperienziale, dove organizzavano in tutte le più grandi città del mondo questa kermesse, però non c'erano in realtà contributi per chi organizzava questa cosa, quindi di fatto era qualcosa che si faceva su base volontaria, cioè tu potevi utilizzare il brand e volontariamente organizzare questa kermesse una volta all'anno. Io inizialmente stavo per dire di no, dopodiché ho detto no, vabbè, proviamo, facciamo un tentativo, proprio perché avevo già appunto tutti questi contatti che avevo sviluppato organizzando questi eventi di cui stavo parlando prima su Milano, e avevo già un pochino comunque di seguito, un po' di network che avevo sviluppato appunto l'anno e mezzo prima di questo, e quindi ho detto mettiamo a frutto un po' queste mie conoscenze e proviamo a vedere che cosa succede. Ma mai avrei immaginato che poi tempo 3 anni sarebbe diventata un'azienda, sarebbe diventato uno degli eventi più importanti d'Italia, insomma questo non lo potevo immaginare quando ho iniziato. Quando ho iniziato per me era un evento gratuito, una cosa che facevo così perché mi piaceva, insomma, farla, non era assolutamente un'azienda. Sì, avevo aperto, come avevo detto, questa piccola agenzia di consulenza con cui facevo consulenza digital per le start-up, on top al mio lavoro come manager, perché quando mi sono trasferita a Londra, come potete immaginare, magari non avevo bisogno, diciamo, di più soldi di quelli che guadagnavo, perché comunque Londra è una città molto costosa, e quindi ho aperto questa cosa per fare un po' di consulenze e fare, come dire, top up del mio stipendio, come si dice qui. Quindi l'evento di fatto per me non era neanche veramente un lavoro, nel senso era una cosa che ho detto mi piace farla, no? In mezzo ad avere già 2 lavori proviamo a fare un evento. Però era un evento gratuito, io l'ho fatto gratuito, l'ho fatto di una giornata sola, e assolutamente non immaginavo che sarebbe diventata un'azienda. Questa è una cosa che poi è successa, poi insomma se volete, se ci sono domande magari ve lo racconto più nel dettaglio, ma diciamo è avvenuto in maniera abbastanza naturale, e un po' mi sono buttata e un po' sono nate una serie di opportunità che io ho saputo in qualche modo cogliere, e poi da lì insomma ho costruito l'azienda che ho venduto poi nel 2020, quindi al momento diciamo non è più mia. Ho finalizzato un exit e ho fatto questa nuova azienda adesso insieme al mio compagno, perché comunque abbiamo deciso di fare questa strada insieme. Facciamo tutta una serie di cose, tra cui Women X Impact. Women X Impact è l'evento internazionale
spero il più atteso dell'anno, così lo amo chiamarlo, sulla leadership al femminile. Perché? Perché secondo me, ed è per questo che oggi siamo qui, secondo me insomma c'era bisogno, c'è ancora tanto bisogno di avere role model di riferimento, no? Di sentire storie di donne in tutti i settori che ce l'hanno fatta, che sono riuscite anche con tante difficoltà, no? Tutte le difficoltà che noi donne troviamo, purtroppo più degli uomini, questo le statistiche lo dicono, non lo decidiamo noi, e comunque ci sono riuscite, quindi il bello sarà ascoltare proprio tutte le loro storie, poter prendere, imparare, apprendere, assumere delle best practice, poter contaminare positivamente anche la società, no? Perché questo è un progetto che io amo dire che comunque è di fatto anche ad alto impatto sociale, perché mi aspetto che poi da tutto quello che diremo, da quello che riusciremo a smuovere, in qualche modo possano venire fuori dei cambiamenti importanti, no? Andremo a portare anche aziende che testimonieranno che cosa loro stanno facendo, per esempio da Londra verrà BBC, verrà Spotify, che stanno facendo dei lavori molto belli proprio all'interno delle loro aziende per migliorare la situazione del gender gap, della parità di genere a 360 gradi, ma soprattutto anche dell'inclusione, no? Cioè sono aziende che stanno cercando di creare community interne, per esempio sul discorso persone di colore, di fare cose per permettere ai team all'interno delle aziende di essere il più possibile diverse, quindi con diversi background, con culture diverse, no? Cioè, e riuscire a creare quella uguaglianza e anche quello scambio costruttivo che arriva quando ci sono persone che hanno background diversi e quindi che ci si può scambiare anche modi di vedere a volte che possono essere anche opposti, no? Immaginate persone qui a Londra, è abbastanza normale lavorare con persone che vengono da tutto il mondo, perché è sempre stato così. Adesso col Brexit non so, ma questo prima chiudiamo parentesi, però per noi è normale. In Italia non è tanto normale, no? Non ci sono tutti questi team. Io non ho mai lavorato, vabbè, ho smesso di lavorare in Italia nel 2013, però nei miei 13 anni di lavoro in Italia io non ho mai veramente lavorato con persone internazionali. In Microsoft avevo delle counterpart in altri posti d'Europa, in America e quant'altro, con cui collaboravo, per carità sì, però non avevo il collega di colore o di un'altra nazionalità o di un altro gender, no? A livello anche, no? Sessuale, orientamento sessuale diverso. Questo, io devo dire la verità, non mi è mai capitato e non è mai stato veramente interesse almeno non ho mai visto questo grande interesse nelle aziende nel creare questa diversity. Invece a Londra comunque qui molte aziende in generale in Europa insomma si stanno impegnando in questo senso, quindi penso che possa essere interessante per l'Italia anche ascoltare tutte queste best practice e poterle magari applicare anche nel nostro paese. Certo, sono completamente d'accordo, anche perché ritengo che comunque degli eventi del genere, soprattutto in un periodo come questo, possano essere di supporto, di sostegno anche a chi magari non ha più un'occupazione, chi magari la sta cercando. Quindi veramente dà una carica di positività molto, cioè, elevata. Per cui io intanto ti faccio un grande in bocca al lupo, poi sì, ci sarà modo insomma di approfondire anche l'argomento. A tal proposito ricordo a tutti i partecipanti che se avete comunque qualche domanda, qualche dubbio, scrivetelo pure nella chat, che poi noi mano a mano che andiamo avanti con lo speech insomma avremo modo di leggere le vostre domande e di rispondervi. Non siate timidi. Esatto, non facciamo che faccio il monologo, purtroppo avrei preferito essere lì con voi fisicamente perché penso che sia un'esperienza completamente diversa, però ecco, non mi fate sentire sola che parlo da sola, interrompete pure insomma con domande assolutamente. Comunque una cosa volevo dire, legandomi a quello che stai dicendo tu Alessia, nel senso, uno dei nostri obiettivi infatti è proprio questo, cioè quello di poter dare un po' di carica, energia, positività e anche idee a tutte le donne, le ragazze che a valle poi anche di questa situazione difficile purtroppo sono state in qualche modo penalizzate, l'abbiamo visto, l'abbiamo letto insomma in vari articoli. Certo. Le donne purtroppo hanno subito maggiormente anche tutto il discorso della pandemia, no? Quindi vogliamo creare un'occasione per dire magari mi metto in proprio, magari riprendo in mano la mia strada di carriera, magari voglio fare qualcosa di diverso, magari voglio andare all'estero, magari non voglio, però faccio qualcos'altro, o mi rimetto a studiare, imparo cose nuove, insomma vogliamo dare diversi spunti a tutti i partecipanti per potersi portare a casa un qualcosa, come dico sempre io,
una scintilla che magari ti fa venire quell'idea o che ti dà quella spinta anche solo psicologica di dire vabbè, ci provo, mi butto, no? Certo, sì. Allora, inizio già subito io con le domande. So che comunque tu sei stata una persona che ha cambiato vari ruoli, hai lavorato all'interno di HP, Microsoft, quindi in realtà prettamente, cioè che hanno a che fare comunque con la tecnologia. E sappiamo che al giorno d'oggi il settore tecnologico è un settore prevalentemente maschile. E quindi dal momento che sei stata una delle prime donne appunto a lavorare in questo settore, volevo chiederti come ti sei trovata a lavorare in un team maschile e com'è sentirsi appunto una delle poche donne ad essere stata introdotta in questo settore. Ma sì, allora sì, è vero che è un settore principalmente male dominated, soprattutto poi nelle divisioni in cui ero io, perché io facevo marketing, però facevo il marketing di canale, quindi comunque lavoravo a stretto contatto con il mondo sales, quindi con le persone della forza vendita, e che sapete ben meglio di me che la forza vendita delle multinazionali o comunque delle aziende tech è 99,9% costituita da uomini. Quindi sì, ho vissuto questa esperienza, ma come l'ho vissuta anche da imprenditrice, perché comunque io da imprenditrice ho fatto tanti progetti diversi, ho collaborato con tanti team e molto spesso ero proprio l'unica donna, ok? Quindi ho potuto vedere, come dire, proprio dal vivo tutta questa situazione. Allora, il discorso qual è? Io non voglio dire che ci sono state situazioni discriminatorie, come dire, dirette che io ho subito, perché questo, devo dire la verità, non mi è capitato. Quello che posso dire però è uno, il discorso numerico proprio dell'essere in minoranza, e questo lo posso testimoniare proprio a voce molto alta perché, ripeto, cioè, ho fatto un progetto, un'università importante per dire Milano, dove si parlava di imprenditoria, era tutto sul discorso impresa e quant'altro, io ero l'unica donna di un progetto di oltre 10 persone. Quando ho conosciuto il mio compagno, ero a una convention a Monte Carlo sulla blockchain, ero l'unica speaker donna di 25 speaker uomini, quindi e c'è un discorso numerico che assolutamente è così e non c'è niente da fare, quindi su questo. Poi da un punto di vista di come questa cosa è recepita e quello che succede, quello come mi sono sentita io, parlo sempre per la mia personale esperienza, in molte situazioni è stato un po' o venivo considerata come la sorella minore, quindi non mi sentivo mai come quella con cui, per dire, anche fare business, no? Quella che dici la prendo in considerazione come business partner, come socia, allo stesso livello di come considero un socio uomo. Io questa cosa l'ho sempre vissuta, cioè io sì, c'era grande rispetto per il mio lavoro, c'era grande stima per quello che facevo, mi è stato detto molte volte a livello proprio linguistico è una donna con le palle, questo assolutamente, scusate se dico questa cosa, questo a me l'hanno detto, per carità, penso che ci sia stata sempre grande stima da parte dei miei colleghi, però c'è anche un po' questa cosa, no? La donna è anche un po' come fosse la sorella minore, quindi questo è una cosa. L'altra cosa mi è capitata purtroppo, e questo invece mi è capitato in UK. In UK sapete che è tutto molto meno diretto, no? La cultura inglese è una cultura molto meno diretta di quella italiana, quindi si tende a dire e non dire sempre le cose. Io poi mi sono sentita molte volte anche in meeting in cui ero l'unica donna, magari mi alzavo e dicevo delle cose strategiche, con del contenuto, dove si percepiva la mia preparazione e quant'altro, io avevo sempre un po' quella sensazione che quasi era come dire, ah però è una donna, ah cavolo, però è pure intelligente, no? Non è... Allora le donne non fanno solo i caffè o non fanno solo la segretaria, no? Cioè c'era un pochino anche questo, perché purtroppo ci sono anche a volte degli unconscious bias dati dalla cultura che purtroppo non si è ancora evoluta a quel punto, che ti fanno percepire queste cose qui, per cui la donna ancora è associata di fatto a tutta una serie di altre cose diverse dall'essere CEO, diverse dall'essere director, diverse dall'essere quella che fondamentalmente è il leader, no?
non è ancora recepito. Se pensiamo che anche di recente mi è capitato di vedere tantissimi articoli su una donna che è diventata in Italia a capo di una grande banca ed è stata la prima donna, se pensate siamo nel 2021, no? Cioè la prima donna a capo, e ho sentito anche, adesso non ci ho parlato io direttamente con lei, però che dicevano appunto che si era anche commentato, e questo anche da parte sua di lei, il fatto che fosse stato sottolineato tantissimo in tutti gli articoli che lei appunto è una donna, ma non si era sottolineato invece il motivo per cui poi è diventata capo, cioè tutto il suo effettivamente curriculum, la sua preparazione, cioè ha fatto più notizia il fatto che fosse una donna piuttosto che il suo background, no? Che va bene anche che faccia notizia e che se ne parli, perché questo ovviamente è positivo, perché è un segnale di cambiamento, però è proprio questo il tema, cioè la parità, quando si parla di parità si deve parlare di possibilità meritocratiche allo stesso livello, cioè una donna deve essere considerata al pari di un uomo a livello meritocratico, cioè a parità di bravura le possibilità devono essere le stesse per l'uomo e per la donna. Purtroppo sappiamo che al momento questo non è così, anche perché poi c'è tutto il discorso anche della maternità. Io non sono diventata mamma, per esempio ho dato priorità, questo l'ho detto in tante interviste, anche alla mia carriera, no? Nel senso che anch'io ho dovuto scegliere, perché di fatto poi tante cose, tante leggi, tante cose ancora non ci sono, no? Comunque stanno nascendo adesso, ma non è facilissimo per una donna dire voglio essere madre, però allo stesso tempo voglio anche avere la mia carriera, nel senso è possibile, questo penso che sia assolutamente possibile, però c'è ancora tanta strada da fare anche da un punto di vista proprio legislativo, per permettere alle donne di avere, appunto, di dover stare magari meno fuori da lavoro, perché l'uomo si prende carico di tante cose, perché poi qualcuno le deve fare, no? Quindi anche questo secondo me è un altro tema che andrà giustamente discusso e sul quale c'è un po' di strada da fare. Certo, io sono comunque convinta che ci siano ancora degli stereotipi che bisogna superare, e si possono superare soltanto se comunque ognuno ci mette del proprio. Esatto. Per cui, allora, vedo che comunque ci stanno già arrivando delle domande, quindi io ne approfitterei per fartele. Allora, Ottavia chiede, a livello di discriminazione nell'ambiente lavorativo, all'estero com'è la situazione? Si hanno le stesse difficoltà che si incontrano in Italia? Allora, all'estero, secondo me, se parliamo di Londra, se parliamo degli Stati Uniti, secondo me gli Stati Uniti, almeno la sensazione che ho avuto sempre io nel lavorare con gli Stati Uniti a stretto contatto, trovo che loro siano più avanti, ok, rispetto a noi inteso Europa. Sicuramente Londra è più avanti rispetto all'Italia, o comunque l'Europa è più avanti rispetto all'Italia, però anche lì non troppo, perché, ripeto, anche qua io le ho viste queste cose, cioè anche qua ci sono situazioni di discriminazione, comunque c'è per esempio il gender pay gap, che comunque è molto presente anche qui le donne guadagnano di meno degli uomini, questo proprio non c'è niente da fare, è così anche in UK. Questo perché? Perché ci sono varie ragioni. Una ragione anche che a quanto pare le statistiche dicono che comunque le donne siano meno risolute quando si tratta di negoziare lo stipendio rispetto agli uomini. Gli uomini tendono ad avere le idee molto più chiare e a puntare, tra virgolette, i piedi molto di più. Le donne meno, e di conseguenza anche questo, quindi è, tra virgolette, anche un pochino colpa, se possiamo dire colpa, di noi donne. Ma forse perché non siamo state formate per questo. C'è anche questo da dire, no? Non c'è stato insegnato questo nelle generazioni, quelle più giovani, nelle scuole o comunque anche nelle università non viene spiegato questo, non viene insegnato come negoziare il salario, non viene spiegato effettivamente come essere, no, sicuri di quello che si vuole e come riuscire a ottenere questa cosa. Infatti questo è uno dei temi che vorrei che alcune relatrici effettivamente trattassero all'evento, perché ce ne sono molte di relatrici che sono effettivamente italiane ma che vivono comunque all'estero da tanti anni, quindi che anche loro possono portare. Poi la cosa bella è che alcune vengono da Lisbona, altre da Francoforte, altre da Londra, cioè quindi sono anche paesi diversi, realtà diverse, quindi ciascuno di loro ha una storia
diversa, però credo che l'Europa, per rispondere alla domanda, l'Europa è sicuramente più avanti rispetto all'Italia, questo assolutamente sì, però c'è ancora strada da fare anche in Europa. Poi alcuni paesi più di altri, c'è per esempio il luogo comune del discorso dei paesi scandinavi, dove appunto la situazione è sicuramente, no, un esempio da prendere e quant'altro, però per esempio quando io sono stata in Silicon Valley a fare Singularity University, dove c'erano 90 leader provenienti da tutto il mondo e solo il 15% eravamo donne, c'erano alcune donne dei paesi scandinavi che in realtà mi dicevano che comunque anche lì, nonostante loro siano sempre presi come esempio e tutto, ci sono ancora delle discriminazioni, cioè non è vero che la donna non deve scegliere per esempio tra la famiglia e la carriera, mi dicevano che anche lì comunque è così, e quindi questo vuol dire che c'è un cambiamento da fare proprio a livello culturale, ma proprio a livello storico. Probabilmente siamo nel momento storico giusto adesso, perché se ne sta parlando tanto, perché adesso c'è il G20, uno dei punti insomma sarà anche questo, la parità di genere, cioè, stanno iniziando appunto ad esserci donne leader appunto in queste posizioni molto importanti nel mondo, e quindi credo anche che tutte le attività delle associazioni, delle organizzazioni comunque globali, sapete che ce ne sono tantissime, dall'ININ di Sheryl Sandberg a tante altre che stanno facendo tanto lavoro, chiaramente come tutte le rivoluzioni, tra virgolette, piccole o grandi che siano, ci vuole tempo, però si stanno facendo dei passi, e quindi io sono convinta che tra 20 anni probabilmente eventi come il mio non serviranno più, però ad oggi ancora servono. Certo, anche perché comunque un cambiamento può essere sì radicale, però in questo caso può avvenire passo a passo, piano piano, per cui sono d'accordo. Poi abbiamo un'altra domanda. Vedo che Martina chiede, crede che partire da una città grande e importante come Roma abbia aiutato a far partire la sua carriera? Allora, Roma è una città comunque un pochino problematica, poi alla fine. Credo forse più chi sta su Milano, probabilmente sì, probabilmente più, questa cosa vale forse più per Milano che per Roma. Io pure mi sono dovuta andare poi alla fine da Roma per seguire i miei sogni di carriera, perché Roma comunque, per quanto sia una città grande e tutto, ha tantissimi limiti, e la maggior parte delle aziende importanti, insomma, quelle grandi o comunque la maggior parte delle opportunità di fatto sono principalmente a Milano, mi sento di dire. Quindi forse più chi viene da Milano che da Roma. Il fatto della città grande, questo sì, sicuramente aiuta perché hai più possibilità, non c'è niente da fare, ci sono più aziende e quindi è proprio una cosa numerica. Detto ciò, però, siccome adesso l'inversione col Covid comunque c'è stata, quindi tutto si sta decentralizzando e tutto, non escludo che nel futuro potrà essere diverso, magari ci saranno molte più aziende appunto liquide, quindi non sarà più necessario doversi trasferire per trovare lavoro o doversi trasferire per lavorare, perché magari uno può avere contratto con un'azienda di Milano, ma appunto magari lavorare, no, dal sud o da altri posti, che cosa che io onestamente auspico, perché penso che possa essere una grande cosa per far migliorare comunque tutto il nostro paese. Quindi per rispondere alla domanda, non tanto Roma quanto il passaggio a Milano, quello sicuramente ha aiutato. Per una questione, pensate che tra l'altro quando io sono arrivata a Milano, che era il 2008, quindi era proprio poco prima della super crisi che c'è stata, io mi ricordo che ero piacevolmente sorpresa dal fatto che mandavo i curriculum e mi chiamavano subito, cioè a Roma mi chiamavano dopo tipo 6 mesi quando mandavo il curriculum, a Milano subito mi chiamavano, ho fatto tantissime, ho avuto tantissime opportunità su Milano. Adesso non so se sia ancora così oggettivamente, però quando sono arrivata io devo dire che ho trovato un mercato dinamico quasi come quello di Londra. Quindi questa Bene. è la mia esperienza. Grazie. Allora, io volevo ricordare che comunque tu appunto sei stata manager in varie aziende, per poi in realtà crearti qualcosa di tuo diventando imprenditrice. Quindi ti chiedo un attimo di spiegare, di approfondire l'argomento, nel senso, intanto, cosa ti ha fatto capire che la strada di lavorare in un'azienda dove tu non eri l'imprenditrice, non faceva per te, e cosa ti ha spinto appunto a crearti qualcosa di tuo?
Allora, dunque, Simon Sinek in un suo discorso che ho sentito di recente, forse un paio di settimane fa, ha detto una cosa che clicca perfettamente con quello che ho pensato io, no? Lui ha detto: io ero bravissimo in quello che facevo in azienda, però sembrava sempre che fosse proprio quello il problema, cioè il fatto di essere troppo bravo, ok? Adesso io non mi voglio assolutamente autocelebrare perché non sono perfetta e insomma anche io ho i miei difetti e sono preparata su tante cose, su altre no come tutti, quindi non mi sento di essere, insomma, di fare l'autocelebrazione, però sicuramente so di avere alcuni talenti che in qualche modo però in una scatola che non è la mia, o comunque in una scatola aziendale dove ci sono tutta una serie di passaggi, di guideline, di paletti, perché poi parliamoci chiaro, ragazzi, purtroppo quando lavori per altri, che l'azienda sia grande o sia piccola, non sei tu a fare le regole del gioco. Per quanto tu possa essere senior, ci sarà sempre il capo sopra di te e anche l'amministratore delegato c'ha sempre qualcun altro, cioè è comunque sempre qualcosa che in qualche modo è filtrato, no? Non puoi fare quello che vuoi, è proprio nel bene e nel male questo, perché ovviamente poi lato imprenditoriale puoi fare quello che vuoi, però ti prendi anche le responsabilità e tutte le conseguenze poi di quello che fai, quindi è sempre una linea molto sottile del dire il rischio versus la libertà. Io ho capito a un certo punto, perché continuavo a cambiare comunque azienda costantemente, e quindi ho capito due cose. Ho capito, uno, che avevo bisogno di costanti stimoli, quindi che comunque mi annoiavo molto facilmente. È vero che in contesti come Microsoft, che per esempio è un contesto bellissimo, specialmente per chi è giovane, quando sei all'inizio della tua carriera, è un contesto molto dinamico, bellissimo, ho fatto cose bellissime, super interessanti, però poi dopo 2 o 3 anni anche lì, cioè, torna ad essere che sì, puoi salire di carriera e tutto, però poi alla fine il contesto quello è, il lavoro quello è, no? Quindi diventa un pochino ripetitivo. Io sulle cose ripetitive o comunque noiose mi annoio molto presto. Quindi questo era una cosa. Ovviamente quando fai impresa invece è tutto il contrario, perché fare impresa significa che tutti i giorni sono diversi, sia in positivo che negativo. A volte succedono delle cose bellissime che non ti aspettavi il giorno prima, e a volte succedono cose bruttissime che non ti aspettavi il giorno prima, però fa parte del gioco, no? Quindi sicuramente facendo impresa non ti annoi mai, facendo il dipendente purtroppo un po' ti annoi. Quindi questo sicuramente è un motivo. L'altro motivo era il discorso della creatività. Io ho capito di essere comunque una persona creativa, che aveva bisogno di creare cose nuove, di poter anche vedere proprio il risultato di una cosa che magari io avevo disegnato su un pezzo di carta, io la volevo vedere realizzata, e spesso in azienda facevo fatica, perché in Microsoft o comunque nelle grandi multinazionali, anche solo per cambiare una fotografia devi comunque andare a chiedere ad altri, devi entrare dentro certe guideline e tutto, quindi io lo sentivo un limite questo per me. Dicevo, io più di tanto non posso creare, anche se ho queste idee, ma non le posso mettere in pratica. In alcuni casi le ho messe in pratica, perché ho lavorato anche per aziende che qua a Londra ti danno comunque molto più spazio, per esempio rispetto all'Italia, quindi hai anche spazio a volte per la creatività, però ti fermi sempre fino a un certo punto, quindi questo è sicuramente un altro motivo. E poi l'altra cosa è anche quella di poter scegliere ogni giorno anche le persone con cui tu vuoi lavorare, perché anche lì quando sei imprenditore chiaramente sei tu che scegli il tuo team, sei tu che scegli le tue persone di fiducia, sei tu che scegli per quanto tempo vuoi fare una cosa o per quanto tempo vuoi magari dedicarti anche ad altro, perché magari dici ecco questa parte del business, per dire come facciamo adesso io e il mio compagno, a volte diciamo ok questa parte te ne occupi tu e qui io mi sviluppo questa che magari mi interessa di più, no? Cioè hai anche la libertà di poter fare anche tante cose diverse, anche contemporaneamente, anche cose completamente diverse, che è una routine che è il contrario di quella aziendale, perché quella aziendale comunque tu vai la mattina dalle 9 alle 5 e mezza, quello devi fare, insomma, anche banalmente io mi annoio ad andare nello stesso posto, cioè prendere la metro e fare lo stesso tragitto tutti i giorni, a me dopo 6 mesi mi uccide. Quindi queste sono state le motivazioni, però ripeto, non è una regola, nel senso ognuno di noi è fatto in modo diverso. Io quello che dico sempre ai giovani è mettetevi alla prova e cercate di capire anche che cosa davvero vi piace, cioè che cosa davvero vi interessa e anche qual è il vostro talento naturale, perché io sono convinta del fatto che ognuno di noi
ha dei talenti naturali. Non credo nella super intelligenza, è tutta una questione di allenamento rispetto a cose che tu, bene o male, però hai già dentro, no? Cioè ci sono persone che amano tantissimo i numeri e stare tutto il giorno sui numeri e vivrebbero di numeri, e persone che hanno bisogno di tutt'altro. Per fare un esempio, io per esempio sono sempre stata una che, io sono laureata in legge e ho deciso di fare marketing perché non trovavo nessuno stimolo creativo nella legge, per quanto mi piacesse il diritto, ma non ci vedevo tutta la creatività che posso avere quando creo una campagna, quando creo un nome nuovo, un logo, un colore, non lo so, cioè è una cosa che ho capito di cui io avevo bisogno. Quindi il mio consiglio per voi è: guardate dentro voi stessi, capite di che cosa avete bisogno, cosa vi piace davvero fare, cosa vi diverte fare, e cercate di trovare un lavoro dove potete mettere a disposizione questo, quindi la vostra conoscenza, ma soprattutto i vostri talenti. Ti ringrazio moltissimo, Eleonora, perché veramente sono delle parole da apprezzare molto spesso. Infatti capita che magari noi non ci ascoltiamo tanto, o magari per varie cose siamo spinti a prendere delle determinate scelte, e quando in realtà vogliamo fare tutt'altro. Quindi ti ringrazio davvero per questo insegnamento di vita, diciamo. Vedo che poi abbiamo un'altra domanda, ne abbiamo numerose in realtà, andando in ordine. No, sono contenta. Ci chiedono: come si può cambiare il problema della discriminazione femminile a livello aziendale? Cosa è già stato fatto dalle aziende? Allora, ci sono diversi programmi, nel senso che le aziende, quello che sto notando è, stanno creando delle community interne. Ho visto molte aziende creare delle community interne di donne che in qualche modo si scambiano idee, fanno attività insieme, fanno eventi, appunto organizzano eventi, workshop, insomma situazioni nelle quali le donne riescono a essere stimolate anche dalla collaborazione con altre donne. Sto notando che moltissime aziende hanno creato proprio i team di women leaders all'interno dell'azienda, quindi questo mi sembra già una strada molto positiva. L'altra cosa è che andrebbero fatti dei training, cioè le aziende dovrebbero iniziare a fare proprio dei workshop costanti con varie persone a vario titolo, in vari team, proprio per garantire che l'approccio di tutti i dipendenti o comunque dei manager, specialmente le persone che comunque hanno capacità decisionale, per esempio quando devono assumere persone o devono gestire team, di modo che abbiano una mentalità che sia appunto aperta al fine di poter favorire la diversity. Quindi, però queste sono cose che anche si imparano, perché in realtà bisogna anche andare a vedere discorso unconscious bias, no? Tutti questi bias cognitivi che magari abbiamo, magari uno non se ne accorge, cioè quindi ci deve ragionare, quindi va fatta secondo me dell'attività di informazione anche all'interno delle aziende. Io sono molto per la divulgazione e per la formazione, perché poi quella persona formata, quando va a fare i colloqui, sa come approcciarsi, quando deve costituire un team sa come approcciarsi, quando ha donne e uomini che deve mettere insieme, deve coordinare il team, deve fare in modo il team, perché poi questo fa un leader, no? Cioè devi riuscire a tirare fuori il massimo da qualunque tipo di team, allora devi sapere come andarti a rapportare con uomini, donne, e riuscire a creare un ambiente, un clima di lavoro all'interno dei team che sia appunto inclusivo, che sia rispettoso, che si avvalga di tutto ciò che riguarda l'eguaglianza. Cioè questo secondo me va fatto proprio a livello di formazione aziendale. Quindi io punterei molto a quello. Le community interne sono comunque importanti, perché trovo che poi le donne, quando collaborano tra di loro, diventino anche un potente strumento, no? Perché io penso che noi siamo molto esplosive poi quando riusciamo a collaborare, quindi il fatto di avere queste community interne all'azienda dedicate alle donne che fanno attività insieme e quant'altro. Adesso io per esempio domani farò un workshop appunto per Findomestic Donna, che in occasione di questa settimana che appunto è dedicata alla donna andremo ad analizzare tutta una serie di case study di donne che
hanno fatto la differenza, no, nella propria vita e carriera, e così andiamo ad alimentare un po' una discussione. Ci saranno circa un centinaio di donne interne all'azienda, quindi queste cose sono comunque un modo per mettere le donne in connessione tra di loro e anche farle ragionare e riflettere anche a loro su tutte quelle che sono le differenze, per capire anche che cosa può fare non solo l'azienda e il mondo maschile, ma anche la donna stessa, perché anche la donna deve imparare, come dicevamo prima, a negoziare, deve imparare a non sottovalutarsi, deve imparare ad essere meno perfezionista, perché noi donne siamo pure le nostre più grandi nemiche a volte, perché siamo perfezioniste, finché una cosa non è super perfetta non la vogliamo fare, e invece gli uomini non sono così, poi non si può generalizzare, ognuno ha il suo carattere, però Certo. ci sono delle caratteristiche che noi effettivamente abbiamo e a volte diventano proprio un problema proprio per noi stesse, quindi tutto ciò che le aziende possono fare anche per aiutare le donne a migliorare e a sviluppare questi skill è fondamentale. Quindi da una parte formazione sulle donne, community, dall'altra parte formazione sui leader, i manager e chi sta in alto, per capire come veramente strutturare questi team diversi. Certo, grazie. Anche perché sì, noi tendiamo sempre ad essere un po' più sensibili, se così si può dire. Poi ovviamente, cioè, dipende sempre dalla personalità della persona, però forse ci lasciamo leggermente, non dico condizionare forse non è il termine più appropriato, però in qualche modo prendere dalle emozioni, ecco. E poi vedo che Martina chiede, a proposito di disparità uomo-donna, cosa ne pensa delle quote rosa? Non si rischia di sminuire la meritocrazia e che se una donna arriva a determinate posizioni non avviene per merito, ma per le quote rosa? Esatto, allora Martina hai fatto un'ottima osservazione, tra l'altro questa osservazione è venuta fuori anche in vari post ed è venuta fuori in room su Clubhouse, sta continuando a venire fuori, quindi è una osservazione assolutamente intelligente. Allora, io come Leonora Rocca non sono a favore delle quote rosa per questo motivo, nel senso che, allora, è vero che bisogna garantire l'inclusione, è vero che bisogna fare dei passi avanti, questo l'abbiamo detto, un'ora che lo diciamo, il punto è la meritocrazia però che deve vincere, cioè il discorso principale è per quale motivo le donne ad oggi arrivano solo fino a un certo punto e poi c'è questo famoso soffitto di cristallo che non riusciamo a rompere, per cui sopra un certo livello noi donne non ci arriviamo e ci arrivano solo gli uomini, cioè questo è quello che dobbiamo combattere. Quindi l'avere la quota rosa, la donna non deve stare lì perché c'è la quota rosa, la donna deve stare lì perché a parità comunque di bravura, cioè in quella situazione è brava abbastanza per poter avere il suo ruolo da CEO. Cioè, e non che deve essere discriminato soltanto perché è donna e perché magari fa i figli e perché magari non è strong enough e perché magari non è enough, ecco, in generale. E questo è quello che dobbiamo combattere. Quindi la quota rose, nel senso, va bene che vengano imposte una serie di cose perché comunque impongono che ci sia un ragionamento maggiore quando si fanno determinate scelte, però il motivo per cui le donne devono avere certi ruoli e certe posizioni non è perché è imposto, perché ci deve essere la quota rosa, è perché quella donna si merita di stare lì e ha avuto la stessa possibilità dell'uomo allo stesso livello. Questo è il punto cruciale di tutto. E questo secondo me è quello che ancora io non credo che sia percepito. Un'altra cosa che voglio dire è che io mi pongo come obiettivo di portare avanti col mio evento è anche che il fatto di avere dei team diversi, e per diversi intendo dove c'è la donna, dove c'è, come dicevamo prima, orientamenti sessuali diversi, culture diverse e quant'altro, è stato dimostrato da report pubblicati da McKinsey e tantissime anche altre realtà di questo livello, che avere dei team diversi di fatto ha degli impatti positivi anche sul business e sull'outcome dei progetti. Quindi non è solo una questione che io metto la donna lì perché ce la devo mettere, perché devo fare no, l'azienda inclusiva, è anche che di fatto è veramente qualcosa di positivo anche per il business. Quindi chi gestisce un business o comunque le aziende di fatto poi ne beneficiano di questa cosa, perché lo scambio tra persone che hanno visioni diverse, modi di ragionare diversi, culture diverse, background diversi, orientamenti diversi, è una cosa positiva, cioè la diversità porta una contaminazione di mix di idee, di cose che poi alla fine è positivo ai fini proprio del business. Quindi
Questo è quello che non si riesce a capire, quindi si sembra sempre che le quote rosa, allora perché le quote rosa la dobbiamo mettere per forza le donne lì, ma non è così la questione, è che c'è un valore dietro a questo, che la donna o qualunque altro tipo di personalità può mettere all'interno di un team. Certo, certo, grazie per la tua risposta molto completa. E poi abbiamo Lisa che ci chiede: ciao Eleonora, che consigli hai per una ragazza che inizia ora la sua carriera da un semplice stage? Allora, che consiglio ho? Stage l'abbiamo fatti tutti, quindi comunque io sono per fare lo stage perché è giusto fare sempre esperienza. Il mio consiglio è: fate sempre tanta esperienza in quello che voi volete fare. Se non riuscite per qualunque ragione a fare quello che vi piace fare o non avete ancora capito, coltivate comunque i vostri interessi, perché torno a ripetere, se voi ci pensate, io ho iniziato da un blog di moda e lifestyle dove mi facevo le foto con gli outfit, no? Che non c'entra niente con tutta la mia carriera che poi ho costruito, però da lì io quello l'avevo aperto semplicemente perché stavo facendo un corso di evolution marketing e social media, lo IED, la sera lo facevo, serale, quando stavo già in Microsoft, quindi comunque ero già grande, però ero molto interessata a tutte queste nuove cose, no? Dicevo, sta arrivando i social media, fatemi, voglio capire di più di questo. No, io venivo dal marketing tradizionale, quando io ho fatto il master non esisteva il digital marketing. C'era un piccolissimo modulo sui blog, ma non c'era niente di digital marketing. Quindi io percepivo comunque, perché sono sempre stata una persona molto curiosa, no? Leggevo, guardavo sempre, ho sempre avuto un occhio sugli Stati Uniti che secondo me stavano sempre 50 anni avanti, quindi leggevo cose, capivo che c'era queste cose nuove che stavano arrivando, quindi ne volevo sapere di più. Ma quando ho aperto il blog, io l'ho fatto solo per mettere in pratica quello che stavo imparando. Ho detto, vabbè, sto facendo questo corso, voglio però mettere in pratica, capire, smanettare un po', no? Non perché avessi in testa di fare veramente la fashion blogger o aprire un'azienda, cioè non avrei mai immaginato in quel momento, però ho seguito un pochino il mio istinto e ho fatto quello che mi piaceva fare, perché la moda mi piaceva, le sfilate mi piacevano, mi piaceva recensire, quindi scrivere, ho capito che mi piaceva tanto anche scrivere, che poi scrivere è una cosa che nel mio lavoro, se voi ci pensate, poi è anche cruciale, perché il copywriting insieme alla grafica sono le due basi per chi fa marketing. Quindi poi di fatto io quello skill l'ho sempre poi sviluppato e utilizzato anche in diverse lingue. Però questo per dirvi, il consiglio qual è? Fate quello che vi piace fare, ok? Se non riuscite a farlo in un contesto lavorativo, fatelo fuori dal lavoro, perché poi da qualche parte comunque vi porta. L'importante è sempre acquisire competenze. Io dico sempre, studiare va bene, io sono sempre stata una secchiona, dico la verità, mi è sempre piaciuto tanto studiare, anche adesso che sono tra virgolette abbastanza vecchia, dico no, voglio fare l'MBA, voglio solo studiare, sono andata in Singularity University 2 anni fa a fare, insomma, imparare le tecnologie esponenziali, ho speso tantissimi soldi tra l'altro per quel corso, però sempre perché mi piace tanto studiare. Però c'è da dire che in Italia spesso ci si concentra molto su questa cosa della teoria e molto poco nella pratica. Invece bisogna imparare a fare le cose, perché adesso più che mai nel mondo in cui stiamo vivendo i voti, le università, queste cose sono importanti, perché per carità, ripeto, io ho laurea, master e corso di specializzazione, quindi l'ho fatto anch'io, però alla fine quello che ho imparato per esempio in Microsoft non l'ho imparato al master o in nessun altro libro, non so come dire, quindi e tantissime altre cose anche del mio percorso imprenditoriale le ho imparate in azienda, quindi anche questo, anche chi dice sì però io non voglio fare la carriera in azienda, voglio fare l'imprenditore, magari lo dice troppo presto, quando è tanto giovane. È vero che si può fare impresa anche da giovani, ci sono tantissimi casi di persone giovani che sono riuscite a fare tanto, però io consiglio sempre di fare un pochino di esperienza comunque in azienda, anche se volete fare gli imprenditori, sempre perché mettendosi in gioco e facendo le cose sul campo si imparano tante cose che poi comunque sono utili quando farete impresa, sarete imprenditori o liberi professionisti. Quindi il mio consiglio è proprio questo: ascoltatevi, capite quali sono i talenti, quello che vi piace fare, coltivate i vostri interessi, studiate, ma mettete in pratica sempre quello che studiate, perché la competenza è una cosa che nessuno vi potrà mai togliere, nessuno. Certo, poi l'esperienza fa sempre bene. Io sono del parere che più esperienze si fanno, meglio è, perché appunto come dicevamo prima, facendo esperienze si riesce a capire effettivamente
ciò che piace alla persona e cosa no. E poi buttatevi perché tanto tante cose a volte appunto succedono in divenire, si imparano anche sbagliando, no? Ti butti e dici vabbè, questo non lo so fare. Io tante volte anche sia al lavoro che fuori, insomma, ho fatto delle cose che magari non ero nemmeno sicura di saper fare, però poi ci sono riuscita lo stesso, non so come dire, ho trovato comunque un modo poi per imparare a farle. Quindi anche questo, buttatevi anche a volte, non dico in totale incompetenza per carità, però ci sono tanti strumenti anche per imparare sul campo le cose, questo voglio dire. Quindi buttatevi, fate che poi dopo imparate, sbagliando, magari uno sbaglia però dice ah ok, qua ho sbagliato, ok, e allora è così che imparate. Però se uno non ci prova mai, si ferma prima e dice ah no, non sono in grado, non sono capace, così, e poi alla fine finisce che non le fa le cose e non le impara. Certo, diciamo che è fondamentale uscire dalla propria zona di comfort. Vedo che Giulia, sì, ci chiede, pensa che la comunicazione adottata da un'azienda possa influenzare il proprio pubblico, quindi per esempio contribuire a rompere alcuni stereotipi? Crede che sia quasi un dovere sensibilizzare e quanto può spingersi oltre a queste credenze culturali nel tentativo di cambiare senza rischiare di avere un riscontro poi negativo in termini di immagine aziendale o di redditività? Allora, secondo me, è importante in generale per le aziende avere una linea di comunicazione che sia, come dire, che rispecchi i valori di quell'azienda. Cioè io credo che se un'azienda, per esempio, crede nella diversity inclusion, è giusto che porti avanti quel messaggio, ok? Però ci deve credere, questo è un pochino la cosa. Purtroppo succede a volte che magari l'azienda lo fa più per una questione di immagine, più che perché ci crede davvero. Capita anche questo, dobbiamo essere onesti, insomma il famoso pink washing, se avete mai sentito la parola pink washing vuol dire questo, no? Le aziende che vogliono far vedere che sono pro donna, ma non tanto perché sia un valore, ma perché è un trend, perché fa bello, fa posto inclusivo. Detto ciò, se però l'azienda ci crede e ha dei valori, secondo me va assolutamente bene comunicarli questi valori. Poi è ovvio che schierarsi in qualunque senso può portare sempre un po' di contraddizione, no? Ci sarà sempre quello che ti criticherà per la posizione che prendi. Però penso che sia molto positivo in realtà per un'azienda dire scelgo di comunicare e scelgo di andare oltre quello che è la comunicazione legata alla mia azienda, al mio prodotto e quant'altro, ma sposo alcuni valori e mi faccio portavoce di quei valori, perché sempre più consumatori lo sapete meglio di me, sono più vicini a quella che si chiama comunicazione human to human, cioè le persone vogliono essere parte dei processi aziendali, vogliono essere parte di quello che i brand fanno, vogliono sentirsi, come dire, vogliono sentirsi parte proprio di quello che succede. Non è più, capito, sedersi davanti alla TV e vedere la pubblicità che ti impone una cosa e basta. Adesso gli utenti vogliono parlare, vogliono scrivere, vogliono dire la loro, vogliono comunicare attraverso i social media, vogliono parlare con gli umani, perché pure quando diciamo i bot, no, e quant'altro, ci sono bot molto sofisticati, per carità, tu non te ne accorgi neanche che dall'altra parte non c'è una persona, però alla fine la persona, come dire, prediligerà sempre la comunicazione dove percepisce che dall'altra parte c'è un umano, no? Non so come dire. Quindi sia la tecnologia anche qui, però bisogna tenere assolutamente in considerazione i valori e sentirsi vicini ai valori dell'audience a cui noi ci andiamo insomma, ad approcciare, quindi l'audience che poi è quella che comprerà il nostro prodotto o comprerà il nostro servizio. Quindi per rispondere alla domanda, secondo me è assolutamente positivo. Poi se si entra nel discorso controversia, può capitare e l'importante è saperlo gestire, anche quello fa parte del lavoro di comunicazione, la gestione della crisi. Se c'è una crisi che sia online, che sia offline, bisogna gestire una comunicazione non facilissima. Ci sono i team che fanno questo e si gestisce, però io penso sempre che sia sempre positivo averle delle posizioni piuttosto che non averle. Certo, dal pubblico poi ci arriva una richiesta e ci chiedono appunto se è possibile fare un sondaggio per sapere quanti effettivamente dei partecipanti sono ragazzi e quante ragazze, per cui adesso provvederò a fare il sondaggio e finché io lo creo ti leggo
un'altra domanda che ci è arrivata, sempre riferita alla formazione, e ci viene chiesto: non crede che si potrebbe cominciare prima della formazione aziendale, per esempio già dall'università? Ma l'università sì, certo, l'università, ma anche le scuole, anche le scuole, perché se voi ci pensate è ancora così, nel senso, ancora si pensa alle famose materie STEM, la matematica, l'ingegnere, queste cose sono ancora considerate cose da maschio. Oppure il liceo classico è femminile, giurisprudenza è femminile e invece ingegneria è maschile, no? Cioè c'è ancora tutta questa roba qui e quindi questo assolutamente sì, la formazione se può cominciare nella scuola proprio ancora prima dell'università ancora meglio, questo assolutamente, certo. Certo, ma anche lì professori universitari, maggior parte pure là sono uomini, io, maggior parte dei miei professori quando ho fatto l'università io erano uomini, non c'erano tantissime donne, con tutto che ho fatto giurisprudenza, ma il 90% dei professori, anche assistenti, erano, no, forse non il 90, ma 70-75 sicuramente erano uomini. Quindi sì, concordo che l'università e la scuola devono insegnare in questo senso, sì. Certo. Questo E è un discorso proprio governativo, nel senso, ecco, io una cosa che tengo sempre a dire nelle interviste quando parliamo di queste cose è chiaramente noi abbiamo la responsabilità come organizzazione che si occupa di queste cose di parlarne, di tirare fuori i discorsi, di tra virgolette combattere con role models, case study, contaminazione, divulgazione, tutto, però poi ci sono tutta una serie di cose che chiaramente devono essere fatte all'alto, cioè solo il governo può decidere di fare leggi sulla paternità, sulla maternità, sulla scuola, cambiare i programmi della scuola, fare dei programmi per i bambini, i ragazzini giovani e imparare a ragionare in un certo modo. Questi sono cose che vanno modificate proprio dall'alto, quindi su questo dobbiamo affidarci a come il governo deciderà di gestire, i governi in generale dei prossimi anni decideranno di gestire questo tema. grazie Eleonora. Allora, abbiamo Elisa adesso che ci chiede: quanto conta nel mondo del lavoro e soprattutto per una donna che entra nel mondo lavorativo la sua istruzione? Viene preso più in considerazione il voto di laurea, l'università che ha frequentato, magari le esperienze e gli stage che ha intrapreso? Ma allora, secondo me qui c'è un tema un po' a 360 gradi, nel senso non soltanto per le donne, vale anche per gli uomini. Secondo me, come ho detto prima, probabilmente stiamo andando verso un nuovo modo di vedere le cose, cioè ai miei tempi, per esempio, era molto importante il discorso del voto, dell'università, quale università, anche qua in UK, insomma, fino a 10-15 anni fa era così, adesso non è più così. Io trovo che adesso sia molto importante l'esperienza, quindi più stage, esperienze, cose fate, e meglio è, perché ormai il mondo è un mondo che guarda molto più alla pragmaticità e quindi mettetevi in gioco in questo senso. Rileggimi, scusa, la domanda, che c'era un'altra cosa che mi era venuta in mente prima. L'ultima dici, quella di Elisa? Allora, chiede: quanto conta nel mondo lavorativo e soprattutto per una donna che entra nel mondo lavorativo la sua istruzione? Viene presa più in considerazione il voto di laurea, l'università che ha frequentato o magari le esperienze e gli stage che ha intrapreso? Ah, ecco, questo volevo dire. Allora sì, no, sottoscrivo quello che ho appena detto, cioè sicuramente meno l'istruzione, più stage, esperienze di lavoro e quant'altro. Ecco, il discorso donna, anche qua c'è sempre un po' il tema che se una donna raggiunge determinati obiettivi, spesso pure lì ci sono dei bias per cui dicono l'ha raggiunti perché è andata a letto con qualcuno, perché ha fatto, anche purtroppo queste cose ancora ci sono, e questa è un'altra cosa che dobbiamo combattere. Una volta c'è un aneddoto che racconto sempre, una volta che un pochino mi ha colpito, devo dire la verità, perché non è proprio il massimo, però penso che sia rappresentativo. Cioè, io ho ricevuto nel 2017, quando ero nel pieno del mio, tra virgolette, successo della mia precedente azienda, quindi comunque ho risposto a tantissime interviste, ho fatto tantissime cose e quant'altro, quindi ero molto visibile. Un giorno mi è arrivato un messaggio anonimo da una ragazza, peraltro che si è firmata con una community online che peraltro è fatta di sole donne, dove mi chiese se io avevo raggiunto quello che avevo raggiunto perché avevo aperto la mente oppure le gambe, no?
E questo è, tra l'altro, cioè questo è un po' forte come cosa, però se ci pensate, il fatto che arrivi anche da una donna in particolare, comunque magari penso che fosse stata probabilmente giovane o più o meno la mia stessa età, fa capire che cosa? Fa capire che siamo noi i primi a dover operare questi cambiamenti se poi vogliamo che quando andiamo a fare un colloquio nei posti di lavoro non ci siano queste cose, cioè noi per prime dobbiamo essere le prime supporter di noi stesse e non andare ad attaccare una donna in questo senso, perché purtroppo anche questo non ci raccontiamo cose, ragazzi, questo c'è ancora, quante volte si sente quella lista lì perché ha fatto questo e quell'altro, è andato a letto con questo e quell'altro, cioè questo lo diciamo, si sente, si dice e lo si pensa, e io credo che su questo le donne debbano fare, perché sono spesso le donne a fare questo genere di commenti, quindi qua mi sento di dire che dobbiamo un po' toglierci anche noi donne dalla testa un po' tutta una serie di cose, essere più collaborative verso altre donne e meno judgmental, come si dice qua a Londra. Credo che comunque siano anche in parte le nostre insicurezze, un po' cioè le insicurezze che ognuno può avere a fare determinati commenti, quindi sì, capisco anche che sentirsi di dire da un'altra donna in realtà non è che faccia piacere, perché appunto come hai detto te dobbiamo essere noi stesse alleate tra di noi. Assolutamente. E questo è un altro grande cambiamento che dobbiamo riuscire ad apportare, perché quando viene fuori il discorso anche della sorellanza, no, della sisterhood tra donne, trovi sempre chi ti dice ma non è vero che le donne sono invidiose, no, non è vero che... Allora, è vero che non si può generalizzare, io ho conosciuto tantissime donne con cui, e anche adesso mi stanno supportando tantissime donne con cui mi trovo benissimo e non c'è problema, però è vero che ancora ci sono contesti in cui questa competizione è più alta quando c'è tra donne e meno tra uomini. Questo almeno è stata la mia esperienza. Poi se c'è qualcuno che ha avuto esperienze diverse, non lo so, ma io l'ho vissuto, come vi ho appena raccontato anche un aneddoto, credo che anche qui ci sia del lavoro da fare. Quindi le donne devono sviluppare questo senso di sorellanza e di supporto, perché solo così riusciamo veramente a fare squadra e, come dicevo prima, anche a fare delle belle cose, perché io trovo che le donne poi quando tirano fuori la determinazione, la passione, il supporto, poi diventano fortissime, imbattibili, quindi ricordiamoci che comunque noi siamo quelle che diamo la vita, anche adesso non voglio togliere niente agli uomini, però insomma noi diamo la vita, quindi abbiamo una grande, cioè nasciamo già con una grande responsabilità e qualcosa di grande che facciamo, quindi siamo nate per fare delle cose grandi, dobbiamo crederci, dobbiamo supportarci tra di noi. Certo. Io volevo chiederti, soprattutto in quest'ultimo periodo di pandemia, comunque anche le piccole e medie imprese hanno dovuto un attimo adattarsi alle condizioni che il virus appunto ha imposto, quindi molto spesso ci si è dovuti anche reinventare, e chi non aveva per esempio un e-commerce ha dovuto in qualche modo crearlo proprio per rimanere in piedi. Credi che comunque questo è un settore che può essere insomma un buon mercato per per noi donne? Certo, assolutamente, penso che l'e-commerce, ma anche tutto ciò che si può fare digitalmente abbia aperto delle grandi possibilità in realtà, no? Cioè, è ovvio che ci sono tutta una serie di cose che, come anche gli eventi, che non potranno mai essere sostituiti da uno schermo, però tante altre cose, come dici tu, appunto l'e-commerce o anche il poter vendere i propri servizi online, il potersi promuovere online tramite i social media e quindi vendere le proprie consulenze, la propria knowledge, no, fare propri progetti anche a costo abbastanza basso, penso che sia un'ottima opportunità, quindi sì, assolutamente per le donne poi che vogliono, magari appunto hanno la famiglia e quindi preferiscono avere flessibilità di poter gestire i propri figli, lavorare da casa, avere no, magari il proprio shop online, il proprio negozio online, quindi assolutamente questo secondo me è una cosa positiva, insomma, che se vuoi la pandemia ha portato. È chiaro che bisogna formarsi, bisogna imparare, bisogna appunto mettersi in gioco, bisogna un pochino rischiare, in alcuni casi bisogna un po' investire, perché comunque l'e-commerce il punto è che
non è sempre facilissimo poi portarci il traffico, perché il punto è, apro l'e-commerce adesso con Shopify o tante di queste piattaforme, è facilissimo, no? Poi ci sono i marketplace come Etsy, come cioè come tanti altri dove di fatto puoi vendere quello che vuoi, apri il tuo profilo e vendi. Il punto è che devi poi portarci comunque il traffico, devi avere comunque una tua clientela che ti devi creare, devi avere un brand comunque che devi sviluppare, cioè è sicuramente un'opportunità, ma c'è anche tanto lavoro che va fatto, e questo bisogna saperlo, sì, bisogna studiarlo e mettersi un po' in gioco anche lì, fare delle prove e cercare di ritagliarsi anche delle nicchie di mercato, perché poi anche questo, secondo me, imprenditorialmente parlando, è molto importante ritagliarsi la propria nicchia, no? Trovare quella nicchia che magari nessun altro in quel momento ha toccato e andare a prendere quel buchino nel mercato per potersi garantire, no? un qualcosa. Poi un'altra cosa che voglio dire, bisogna essere pazienti, è sicuramente un'opportunità, però è anche vero che le cose purtroppo da subito all'oggi al domani è molto difficile, che io vedo anche tante volte tanti appunto piccoli imprenditori o clienti che aprono una cosa, poi si aspettano il giorno dopo già comincia a piovere i soldi. Purtroppo non è così, tutte le cose bisogna avere molta pazienza e molta costanza, anche essere costanti. L'online, il web marketing, il digital è qualcosa dove la costanza paga sempre, però bisogna avere molta pazienza. Certo, e poi anche il tempo sicuramente ripagherà. Vedo che non ci sono più domande. Intanto volevo dare il risultato del sondaggio, visto che siamo in prevalenza donne a partecipare a questo webinar, circa il 75%, però insomma abbiamo un 25% di uomini. Se non ci sono altre domande, io concluderei appunto con una mia domanda. Certo. Ti chiedo appunto se hai qualche consiglio, oltre a quelli che comunque ci hai già dato, per tutti noi ragazzi che in qualche modo vogliamo entrare nel mondo del marketing, della comunicazione, del digitale in generale. Allora, io dico, è un mondo molto bello, molto interessante e sempre in evoluzione, quindi questo è positivo, perché vuol dire che ci saranno sempre nuove opportunità. Avete visto adesso Clubhouse, la nuova, no, piattaforma, anche lì ci vedo tante potenzialità, quindi comunque studiate. Il mio consiglio è quello di studiare i trend nuovi, quindi concentrarvi su quelli che sono appunto le nuove piattaforme, nuovi trend, di cercare di anticipare magari cose che fuori stanno facendo e magari in Italia non arrivano, perché potrebbero nascere delle opportunità per voi di lavoro, di saper fare cose che magari nessun altro ha ancora imparato a fare, quindi essere un pochino pionieri delle cose. Questo è un consiglio. L'altro consiglio è quello di guardare all'estero anche da un punto di vista delle esperienze, perché io penso che anche se uno vuole rimanere poi a vivere o vuole tornare a vivere in Italia, perché questo anche è insomma, una scelta di vita, io personalmente non ho voluto fare perché mi piaceva stare qua e quindi poi ho deciso di restare a Londra, però anche se volete stare in Italia, secondo me un'esperienza all'estero è comunque sempre molto utile, perché rimane comunque una cosa in più sul curriculum, avete modo di vedere un'altra realtà, un altro paese, vi abituate a parlare un'altra lingua, a imparare una nuova cultura, e queste sono cose che aprono molto la mente e quindi che vi possono poi creare delle buone opportunità per il futuro. Quindi suggerisco di guardare tutte le opportunità che avete, che siano 6 mesi, un anno, fare magari, non state perdendo tempo, questo ci tengo a dirlo. Pensate che io quando sono venuta a Londra la prima volta avevo 25 anni, sono stata un anno qua, poi sono tornata in Italia e mi sono spostata a Milano. L'ho fatto per fare un'esperienza di studio e lavoro, però ho interrotto gli esami per quell'anno lì. Io non avevo fatto esami e avevo facevo tante seghe mentali, tra virgolette, che dicevo no, adesso no, non faccio esami per un anno e tutto, però poi in realtà quell'esperienza lì è stata sempre uno degli highlight sul mio curriculum. Quindi anche se dovete rallentare forse un pochino alcune cose, però non vi private di fare esperienza all'estero. Grazie. Vedo che appunto, come avevo già anticipato, non ci sono altre domande e non mi resta che ringraziarti, perché veramente ci hai dato dei consigli, secondo me, preziosissimi e una carica di positività, quindi insomma
ne abbiamo veramente bisogno e ci fa davvero piacere. Vedo che Lisa dice evviva le donne, grazie Eleonora, non vedo l'ora di partecipare a Woman X Impact. Esatto, ci vediamo, spero di conoscervi in tanti, insomma, all'evento, ovviamente www.womenximpact.com trovate tutto, oppure seguite anche i miei profili, insomma, collegatevi, fatemi anche tutte le domande che volete, se avete altre cose che vi vengono in mente, io rispondo sempre alle mail, a volte magari rispondo un po' in ritardo, ma comunque rispondo sempre, per cui scrivetemi pure a eleonora.rocca@growens, scritto GROWENC.com, growens.com, oppure info se vuoi scriverlo in chat così ce l'hanno corretto. Ecco, adesso le vedo le domande, pensate prima non le vedevo. Ok, quindi qui. Perfetto. Oppure info chiocciola, è la stessa cosa della quello stesso, eleonorarocca.com. Quindi sì, fatemi tutte le domande se vi vengono in mente, se avete bisogno di consigli o se vi serve qualcosa, anche se qualcuno sta pensando di venire a Londra, qualunque cosa fatemi sapere. E per quanto riguarda l'evento mi fa piacere, insomma, anche se vogliamo trovare un modo per collaborare, se c'è qualcuno che vuole collaborare, noi abbiamo tutte le nostre ambassador, il social media team, insomma, se c'è qualcuno che vuole fare un po' di esperienza nel digital, fatemi sapere che insomma troviamo sicuramente un modo. Bene, grazie davvero Eleonora, è stato un piacere, non so come ringraziarti. Grazie a voi. E speriamo di poterci conoscere, dai, prima o poi anche dal vivo, speriamo. Esatto, speriamo che la prossima volta sarà dal vivo, che a me piacciono tanto a me gli eventi dal vivo. Poi di solito organizzo sempre anche una cena, qualcosa, aperitivo insieme ai ragazzi, insomma, come voi giovani, che mi piace sempre, però purtroppo non possiamo, quindi lo rimandiamo la prossima volta. Certo, ti mando un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimo. Grazie Alessia e complimenti, hai fatto un ottimo lavoro. Grazie.